Amici di Caserai Italia, ben trovati a questo nuovo appuntamento. Come già spiegato in un precedente video, precaricare la molla di un monoammortizzatore non porta a un reale indurimento della stessa. Di fatto, intervenire su quest'ultima cambia la distribuzione di peso sui due assi. Tale operazione serve a riequilibrare la moto quando il peso a bordo è maggiore di quello previsto per il solo pilota. Quindi come si può aumentare la rigidità di una molla per avere maggior sostegno senza dover spendere una fortuna e senza compromettere l'assetto originale della moto? Lo scoprirete restando con noi. Come spesso accade su alcuni modelli, il sostegno offerto dal monoammortizzatore non soddisfa pienamente le diverse esigenze personali. Per questo motivo si ricorre alla sostituzione completa dell'ammortizzatore o in alcuni casi a quella della sola molla. La prima soluzione è molto dispendiosa, mentre la seconda, seppur più economica, non è sempre risolutiva, anzi spesso ci si accorge di un peggioramento del comportamento dinamico complessivo della moto. Questo accade perché una molla più dura necessita di un maggior freno idraulico nel ritorno. Ciò si dovrebbe ottenere chiudendo il registro preposto, generalmente situato nella parte inferiore del monoammortizzatore. Purtroppo però con la sola regolazione di quest'ultimo non sempre si riesce a ottenere il giusto rallentamento alla maggior spinta della molla. Per cercare di aggirare il problema, con la sostituzione della molla viene spesso consigliato l'utilizzo di un olio più viscoso. Anche con questa soluzione però non sempre si raggiunge il risultato sperato, considerando la spesa più elevata. Questo accade perché l'efficacia del freno idraulico nel ritorno viene determinata principalmente dal tipo di spillo preposto a chiudere il passaggio dell'olio all'interno dello stelo. Fino a qualche tempo fa la mia soluzione alternativa era quella di rivolgermi a uno specialista in grado di fare una modifica più economica. L'intervento consiste nel realizzare un foro nel corpo dell'ammortizzatore e tramite una valvola aggiunta pressurizzare maggiormente la camera con dell'azoto. Il cuscino d'aria al suo interno offre una maggiore rigidità senza causare un ritorno incontrollato della molla. La soluzione è adattabile alla stragrande maggioranza degli ammortizzatori di primo equipaggiamento. La cifra generalmente richiesta per la sola modifica è di circa 100 euro. Se a questo si aggiunge la manodopera per lo smontaggio e rimontaggio dell'ammortizzatore, si può raggiungere e superare i 350 euro. Pertanto tale soluzione, sia più valida e più economica delle altre, ha comunque dei suoi limiti. Quello più evidente riguarda l'impossibilità di regolazione. Di fatto sarebbe troppo laborioso portare una pressione differente all'interno della camera ogni qualvolta una diversa esigenza di impiego lo richiederebbe. Ho dunque preso spunto da una soluzione di derivazione automobilistica per creare qualcosa di altrettanto efficace, più versatile, molto economico e semplice da realizzare. Con una spesa inferiore a 20 euro e un'ora di manodopera vi mostro come realizzare ciò che serve. Una volta che vi siete procurati questi particolari tamponi ammortizzanti in gomma, con 3 semplici attrezzi e un po' di olio di gomito potete adattarli alla molla del vostro ammortizzatore. La prima cosa da fare è eliminare l'eccesso di gomma tagliando una porzione di circa 3 o 4 mm per lato. Questo serve a far sì che durante il lavoro della molla il tampone ammortizzante non sfreghi contro il corpo dell'ammortizzatore. La seconda cosa da fare è quella di ridurre la distanza tra i due invasi. In questo caso è utile prendere un riferimento misurando la distanza tra le spirali della molla. Con una lima tonda si deve limare fino a quando è possibile inserire con un certo sforzo il distanziale ammortizzante tra le spirali. Se questo lavoro viene fatto con un po' di precisione, una volta collocato il tampone ammortizzante rimarrà in sede senza aver bisogno di alcun legaccio. Una volta che avete ottenuto la giusta distanza, tagliate di poco i lembi non necessari a stabilizzare il tampone. Questo facilita il suo inserimento tra le spirali senza troppo sforzo. Le prove da farsi vanno eseguite con molla estesa, è quindi necessario sollevare la moto sul cavalletto centrale. Se la vostra moto ne fosse sprovvista, è sufficiente mettere in scarico la ruota posteriore facendo perno sul cavalletto laterale. Per fare questa manovra avrete bisogno di un collaboratore. Viaggiando con passeggero, al mono della Stelvio è stato sufficiente inserire 2 soli tamponi ammortizzanti, che rimuovo ogni qualvolta utilizzo la moto da solo. Per ogni singolo caso è comunque possibile incrementare o diminuire la rigidità aggiungendo o togliendo uno dei tamponi. Il mio consiglio è quello di utilizzare fino a un massimo di 3 elementi da disporre a una distanza di circa 90 gradi rispetto all'asse longitudinale dell'ammortizzatore. Questa semplice soluzione, oltre a offrire un miglior comportamento della moto a pieno carico, farà durare più a lungo il vostro ammortizzatore.
L'effetto è quello di avere una molla con un coefficiente di resistenza maggiore e una maggior frenatura in compressione, un risultato che non ci si aspetterebbe da un così banale accorgimento. Pertanto i tamponi ammortizzanti offrono una maggiore rigidità e sostegno, sarà comunque necessario trovare il giusto equilibrio dinamico della moto tramite il sistema di precarico. La regolazione dovrà essere fatta solo dopo aver inserito i tamponi ammortizzanti. L'operazione inversa sarebbe quasi impossibile o richiederebbe un inutile sforzo aggiuntivo. Perché i tamponi non si deteriorino prematuramente, di tanto in tanto lubrificateli con olio per catene di trasmissione. Bene ragazzi, per questa puntata è tutto. Se qualcuno provasse questa soluzione mi piacerebbe conoscere il risultato nei commenti. Con il nuovo anno il canale evolverà per affrontare nuove e interessanti argomentazioni, iscrivetevi per non perderle. A voi tutti auguro buone feste, ciao!